Rieccoci con un nuovo video. Quest'oggi parleremo, come vedete, appunto d'amore, di sentimenti, proprio perché utilizzerò appunto i Romantic Tarot. Questo mazzo così bello, a mio avviso, con delle immagini assolutamente fiabesche, che ci riporta un po' in quelle che sono le principali città dedicate, deputate all'amore, quindi ovviamente Vienna, la nostra bellissima Roma, Parigi e ovviamente anche la nostra meravigliosa e unica Venezia. Allora, che domanda andiamo quest'oggi a fare appunto agli arcani? È una domanda che si riferisce ad una storia clandestina, cioè voi avete una relazione nascosta con una persona che è impegnata in un matrimonio piuttosto che in un fidanzamento, piuttosto che in una convivenza. Quindi è una persona che comunque ufficialmente è impegnata, ok? E ovviamente ora è in vacanza con la compagna ufficiale, moglie, piuttosto che convivente, fidanzata, che dir si voglia. Vogliamo cercare di capire se ovviamente questa persona tenterà, almeno se tenterà in qualche modo di contattarvi, mandandovi un messaggio, facendovi magari anche una telefonata veloce, ok? Ragazze, sappiamo benissimo che per mandare un messaggio quanto ci può volere? Pochissimi minuti, se non anche solo un cuore, un ciao, come stai, ti sto pensando, qualcosa di molto veloce che chiaramente non implica ovviamente una scrittura modello poema e che quindi necessiti di così tanto tempo e attenzione da non poter essere mandato. Quindi in questo caso la domanda verterà principalmente su quest'uomo, ossia cosa prova per voi, cosa pensa di voi, cosa ha nel suo cuore in questo momento che vi è distante, come si sente questa persona, l'ambiente che lo circonda, ma soprattutto appunto le sue intenzioni nei vostri confronti, quel filo rosso che vi lega, di che tipo è il vostro rapporto, proprio per cercare di capire, nel caso in cui questa persona decida di non contattarvi, perché non appunto lo faccia. Perché vi ripeto, nonostante chiaramente questa persona possa comunque essere in vacanza con la compagna ufficiale, nulla vieta che in qualche modo possa trovare anche semplicemente un minuto per potervi comunque scrivere, poiché non si pensi che questa persona abbia come compagna un cerbero che in qualche modo vada a controllare 24H questa persona e che cosa faccia con il proprio cellulare, ok? Quindi è una condizione abbastanza impensabile. Oppure, ovviamente, nel momento in cui questa persona invece deciderà appunto di scrivervi, cerchiamo di capire appunto che cosa effettivamente lo lega a voi, quindi quale sentimento positivo vi lega. Utilizzerò come sempre il metodo degli 8 arcani o 7+1, come dico sempre io, proprio perché è fondamentale cercare appunto anche di capire quello che può essere il consiglio degli arcani, a seconda ovviamente del personaggio che poi ci verrà appunto prospettato in questa stesa. Quindi per chiunque si sintonizzi su questo video per il principio di sincronicità, che quindi stia vivendo una storia nascosta con una persona impegnata, cerchiamo di capire se questa persona ad oggi in vacanza con la compagna ufficiale, che può essere appunto moglie, fidanzata, convivente, eccetera, comunque faccia un tentativo per poter comunicare con voi, proprio non potendovi appunto vedere. Allora,
Allora, allora, perfetto. Ok, speriamo non mi cada giù tutto. Ok, sono un po' in bilico. Allora, vediamo un po'. Partiamo dalla prima posizione. Prima posizione, ovviamente, riguarda la situazione presente di questa persona. Allora, qui abbiamo la carta del sole, partiamo con una carta meravigliosa, partiamo con un arcano maggiore. Voi sapete, ragazzi, che chiaramente la prima carta che apre una stesa, qualsiasi tipologia di stesa, e non soltanto questa appunto a 8 arcani, è fondamentale. Perché? Perché è un arcano che in qualche modo ci va a spiegare tutte le carte successive e ovviamente è a sua volta spiegata da tutte le carte successive. Quindi in questo caso addirittura apriamo la stesa con un arcano maggiore. Gli arcani maggiori voi sapete che hanno un peso appunto maggiore tra i 78 arcani. Perché? Perché rappresentano il percorso evolutivo interiore di un individuo, al di là degli eventi e della fattualità, rispetto invece agli arcani minori che invece ci parlano di situazioni più quotidiane, di condizionamenti materiali, di azioni, di personaggi. Gli arcani maggiori invece ci parlano proprio di interiorità, del percorso evolutivo di un individuo. Ebbene, il vostro uomo in questione è arrivato ad un punto molto importante del suo percorso evolutivo. Ha una grande chiarezza in se stesso, perché comunque gli arcani maggiori appunto rappresentano il grado di maturità di un individuo. E qui abbiamo la carta del sole. Quindi è sicuramente una persona che in quest'ultimo periodo è maturata molto, è cresciuta in termini di saggezza, è una persona che ha approfondito anche i suoi stessi sentimenti. Ci sono? Direi proprio di sì. Il sole è una delle carte più belle dell'intero mazzo perché rappresenta la purezza, la lealtà, la trasparenza, i sentimenti veri e puri. Non in questo mazzo, nei mazzi più tradizionali, solitamente la carta del sole è rappresentata da due gemelli bambini. Quindi il sole rappresenta proprio l'amore vero, l'amore puro tra due persone. Guardate, qui abbiamo un uomo e una donna che si ritrovano sotto lo stesso sole, quindi all'interno comunque di un rapporto pieno di calore, di amore, di passione, di fuoco. Questa persona indubbiamente vi desidera fisicamente, quindi vi desidera anche carnalmente, ma è una persona che prova soprattutto dei sentimenti profondi per voi. È una persona però, tutto sommato, piuttosto serena, nonostante in qualche modo sia lontana da voi. Quindi l'accezione, diciamo, forse più negativa della carta del sole, se proprio vogliamo trovargli un'ombra, una zona d'ombra, un po' di egoismo. Cioè questa persona, in realtà in questo momento, sa che quello che sta facendo, lo sta facendo perché è così che devono andare le cose. Quindi in realtà sta pensando molto a se stesso, al proprio sviluppo, a quello che è il proprio futuro.
pur appunto rimanendovi lontano, non vedo particolarmente disperata questa persona. Ma non perché a lui non importi nulla di voi, assolutamente no, anzi c'è la carta del sole, questa persona prova un sentimento troppo profondo per voi, ma forse un po' troppo sicura di voi e del vostro rapporto. Questa è una persona che pensa di potersi prendere comunque delle tempistiche più o meno lunghe, a seconda delle sue necessità, e che in qualche modo non possano e non debbano essere modificate neanche da voi, perché appunto questo è il suo percorso e lui così lo deve portare avanti. Quindi c'è un po' di egoismo in questa persona, questo sicuramente, ma è una persona che pensa al futuro, è una persona che vi vuole. Qui c'è un bellissimo sentimento alla base ed è un sentimento completo, quindi è una persona che comunque vi ammira, vi stima e che pensa che il vostro rapporto obiettivamente sia inscindibile. Vediamo a questo punto su che cosa voi potete in qualche modo fare affidamento nei confronti di questa persona, quindi i pro del vostro rapporto. Qui abbiamo il fante di denari. Allora, questa persona, già vi anticipo a questo punto anche una parte della risposta, vi vuole sentire. Il fante di denari è comunque qualcuno che vi porta, vedete, in questo caso non una serenata o comunque, magari anche, per carità, però comunque è una persona che oltre al cantarvi, magari a dedicarvi una canzone, magari anche sui social, una persona che comunque vi vuole scrivere, ok? Quindi è una persona che vi vuole sentire, assolutamente sì. Quindi è una persona che ha voglia proprio di scrivervi, di sentirvi. Però purtroppo è un fante di denari. Il fante di denari ovviamente è più lento tra i 4 fanti, quindi soprattutto rispetto per esempio al fante di coppe e al fante di bastoni. Questo perché? Perché il fante di denari si muove in maniera circospetta, quindi si muove con lentezza, si muove programmando e progettando, evitando di compiere errori. Quindi sicuramente è una persona che sta attendendo l'opportunità e il momento giusto per potervi scrivere. In questo caso il fante è rappresentato dal viandante amoroso. Quindi è una persona che comunque, al di là dei suoi viaggi con la sua compagna, è una persona che vi pensa. Cioè, questa persona nel cuore vi porta sempre, è innamorato di voi. Questo è fuori discussione. Ma sta aspettando l'opportunità, il momento giusto per poter agire. Quindi in realtà questa persona vi scriverà per amore. Parliamo di pentacoli, quindi comunque anche perché vi desidera, ma è comunque una persona che in qualche modo vuole attendere il momento giusto. Ragazzi, ve lo dicevo già con il sole. Questa è una persona un po' egoista, non vuole rischiare, ok? O comunque non vuole evidentemente affrettare dei tempi che per lui magari in questo momento non sono maturi. Quindi è una persona che in questo momento, pur amandovi, pur desiderandovi, pur portandovi sempre nel suo cuore, ve l'ho detto, è comunque una persona che tende un po' a procrastinare il fatto di scrivervi perché lo vuole fare nel momento giusto e con la cautela giusta. Tra l'altro i fanti rappresentano sicuramente delle notizie che arrivano in maniera un po' più lenta, per esempio rispetto ai cavalieri o rispetto ai re, che prendono invece in mano la situazione in maniera molto più energica e quindi più veloce, perché sono anche più maturi. In questo caso abbiamo un po' di insicurezza e indecisione, quindi è una persona che comunque teme in qualche modo di commettere il passo falso e quindi in qualche modo ha un po' l'insicurezza tipica delle persone particolarmente giovani. Appunto i fanti di solito rappresentano individui al di sotto dei 30 anni, non perché il vostro uomo debba avere un'età così giovanile, potrebbe, perché potrebbe essere anche una persona molto giovane, ma potrebbe anche essere una persona più grande di età, ma un po' insicura, che ha molte delle insicurezze delle persone giovani, alle prime armi per quanto riguarda appunto le relazioni d'amore. Quindi è una persona che comunque c'è accanto a voi,
e vuole esserci, ragazzi, perché i pentacoli parlano comunque di progettualità anche in riferimento al futuro, progettualità concreta, attenzione, pentacoli, però è chiaro che è una progettualità che risente di rallentamenti. Quindi è una persona che tende un po' troppo a programmare tutto, non vuole lasciare nulla al caso. E questo chiaramente tende a rallentare, perché non sempre si può trovare il momento giusto. A volte bisogna anche un po' rischiare, ma il fante di denari assolutamente non vuole rischiare. È tutto il contrario, per esempio, rispetto al fante di bastoni, che invece ama il rischio. Ok? Questo potrebbe essere sicuramente un individuo di un segno zodiacale appunto di terra, parliamo di pentacoli, quindi potrebbe essere Toro, Vergine o Capricorno, oppure potrebbe avere l'ascendente in uno di questi tre segni, oppure potrebbe avere i pianeti principali che strutturano la personalità, quindi per esempio appunto Venere e Luna per quanto riguarda i sentimenti e le emozioni, piuttosto che Marte e Mercurio per quanto riguarda la comunicazione, il rapporto con gli altri, in questi tre segni di terra. Se avete modo in qualche modo di consultare le effemeridi e conoscete la sua data di nascita, ovviamente comprensiva anche di orario di nascita, potete controllare, perché questa è una persona estremamente lenta, molto meticolosa, potrebbe avere per esempio una Venere in Vergine, un ascendente in Toro. Ok? Allora, vediamo che cosa ha nel cuore questa persona. Oh, che bello, a voi, mamma mia. Allora, la regina di coppe. Allora, voi sapete che in tarologia ogni arcano ha il proprio ruolo, in particolar modo le figure o carte di corte, quindi cavalieri, re, fanti appunto e regine in questo caso. La consultante è rappresentata sempre dalla regina di coppe o regina di bastoni. L'altra donna è la regina di denari e la regina di spade. Ovviamente qui parliamo, abbiamo detto, di una persona impegnata, e il fatto che nel cuore lui non abbia questa persona già ovviamente va a confermare la posizione del sole. Ok? Questa persona è innamorata di voi, ve l'ho già detto, certo. Questa persona sente anche molto la vostra mancanza. Chi ha nel cuore? Cosa ha nel cuore voi? Non poteva esserci, secondo me, risposta più bella, Questa è una persona che prova un sentimento, ve l'ho detto dall'inizio, molto molto profondo per voi, ed è una persona che vi vede già come una sua ipotetica compagna ufficiale, quindi addirittura al suo fianco, perché comunque la regina è la compagna ufficiale del soggetto della stesa, quella che lui vorrebbe fosse, è la donna ideale, la donna dei suoi sogni, la donna coppe del suo cuore, quindi non necessariamente quella che lui ha al suo fianco, che appunto è la regina di denaro o la regina di spade, ma è la donna della sua anima, la donna che alberga realmente nel suo cuore, e siete voi. Questa è una persona che vi vede, vi ripeto, non sono molto belle esteticamente, perché generalmente i personaggi di coppe rappresentano persone molto, diciamo, evidenti da un punto di vista estetico, ma vi vede anche una persona molto buona, perché la regina di coppe è sicuramente una donna fortemente empatica, è una donna calorosa, è una donna buona, è una donna che sa darsi agli altri, anzi forse sa dare troppo agli altri, dedica troppo spazio agli altri e lo toglie a se stessa. Quindi questa persona riconosce in voi dei sacrifici. Questa persona sa che voi sino ad ora avete dato tanto alla vostra storia, anche in termini proprio di pazienza. Quindi in realtà questa persona sa che comunque voi siete la donna giusta per lui, perché sapreste veramente in qualche modo prendervi anche cura di lui. La regina di coppe è la madre per eccellenza, è la donna materna. Potreste anche essere già madri voi, e lui riconosce in voi questa capacità, cioè di essere un po' la mamma chioccia che tutti vorremmo, quella donna che si prende cura delle persone che ama. Ha un'immagine di voi veramente molto molto bella, Quindi nel caso in cui voi non abbiate figli e nemmeno lui con la compagna ufficiale, vede voi come un'ipotetica madre dei propri futuri figli, perché questa persona a mio avviso ne vuole,
ve lo dicevo anche già comunque con la carta del sole. Quindi questa è una persona disposta a dare tanto nel vostro rapporto ed è una persona che vuole contraccambiare tutto ciò che voi sino ad ora avete fatto e dato a lui. La regina di coppe vive per i sentimenti, li mette al primo posto. Voi potreste dunque essere, come tutte le carte di coppe, un segno d'acqua, quindi cancro, pesci e scorpione, oppure potreste avere l'ascendente in uno di questi tre segni o, come dicevo prima, potreste avere un tema natale ricco di questi tre segni nei pianeti principali. Potreste avere per esempio la luna in pesci, oppure potreste avere appunto la Venere in scorpione, ok? Quindi questa regina di coppe rappresenta comunque in pieno una donna dal carattere fortemente empatico, generoso, comprensivo, leale, trasparente e sincero. Una persona che vive per i sentimenti, la classica donna innamorata dell'amore. E generalmente appunto potreste proprio essere o di un segno d'acqua o avere l'ascendente in un segno d'acqua o i pianeti principali in questi tre segni d'acqua, ok? Vediamo a questo punto quali sono i contro della situazione, cioè su cosa dovreste invece prestare un po' attenzione. Vediamo un po'. Allora, qui abbiamo il re di spade. Chi è? Allora, questo è un rivale, ragazze. Allora, o anche voi potreste essere impegnate, perché il re di spade è un rivale, quindi è una persona, tra l'altro non proprio più giovanissima, ok? Quindi non parliamo di un trentenne. Solitamente i re rappresentano personaggi che si aggirano dai 40-45 anni in su. Quindi è un uomo che lui teme, quindi potrebbe essere un rivale, nel senso che anche voi potreste essere appunto impegnate, oppure potrebbe essere per esempio un familiare, ovviamente suo o della compagna ufficiale, potrebbe essere il fratello della compagna, oppure potrebbe essere il padre della compagna, quindi il suocero. È comunque un uomo che lui reputa assolutamente pericoloso, parliamo di spade, quindi una persona che se vuole può far del male, può ferire, può umiliare, può vendicarsi, quindi è una persona molto vendicativa. È una persona anche molto fredda, è il classico personaggio invidioso che invidia la felicità degli altri e che tende anche a mettere molta zizzania, quindi una persona anche pettegola, che parla troppo nel momento sbagliato e con le persone sbagliate. Quindi potrebbe temere in qualche modo, ecco perché forse sta cercando il momento giusto per scrivervi, una persona che nel caso in cui per esempio lo vede impegnato nella scrittura di un messaggio su WhatsApp potrebbe fare la battuta sbagliata alla compagna ufficiale. O comunque potrebbe attirare l'attenzione su di voi, di conseguenza spostando il grande occhio della compagna ufficiale, per esempio dall'orizzonte del mare, nel caso in cui siano in vacanza al mare, a ciò che lui sta scrivendo, per esempio appunto su WhatsApp, e a chi sta scrivendo su WhatsApp. Quindi è una persona che lui teme particolarmente, che vede come fortemente nemica, non è una persona di cui lui si fida assolutamente, ed è una persona che in qualche modo lui vede avere le redini del suo futuro, perché il re ha un certo peso, conta, ok? Ha potere perché è un re. Quindi in qualche modo questa è una persona che lui sa potrebbe influenzare il suo futuro e il vostro futuro. Quindi è una persona che lui reputa molto pericolosa e molto vendicativa. Vi ripeto, nel caso in cui anche voi siate impegnate, ovviamente lui teme il vostro compagno ufficiale, perché potrebbe in qualche modo essere un uomo molto geloso. Nel caso in cui voi non abbiate però un compagno, lui teme la presenza di un rivale, quindi
teme che voi abbiate qualcuno al vostro fianco. È una possibilità che in qualche modo lui paventa ed è una cosa che a lui dà molto fastidio, perché in realtà lo ingelosisce molto, perché lo vede come un rivale, quindi obiettivamente lo ingelosisce, ma da una parte anche lo spaventa. Quindi potrebbe anche essere frenato dal fatto che voi possiate in questo momento eventualmente frequentare qualcuno, e questa cosa lo infastidisce non poco. Allora, vediamo a questo punto però l'entourage e l'ambiente che lo circonda. Qui abbiamo l'asso di coppe. Allora, questa è una persona che in questo momento potrebbe essere in vacanza, assolutamente sì. Qui abbiamo tanta acqua, quindi effettivamente potrebbe essere in un luogo di villeggiatura, comunque di mare. Qui abbiamo anche il sole, quindi potrebbe essere per esempio in un ambiente molto caldo. È una persona che sicuramente potrebbe aver deciso di fare queste vacanze non solo con lei, ma anche con il resto della sua famiglia. Quindi, appunto, parenti. Quindi, genitori di lei, genitori di lui, tra cui potrebbe esserci appunto questo re di spade. Parenti di lei, parenti di lui. Quindi è come se fosse una vacanza in famiglia. Quindi potrebbe, per esempio, questa persona essere andata a trovare la sua famiglia, per esempio una famiglia che abita nel nostro meraviglioso sud Italia, una zona appunto molto calda e una zona di mare, perché no? Ovviamente è chiaro che questa famiglia però in qualche modo mi può venire anche come ostacolo. Ostacolo in cosa? Gli assi rappresentano le comunicazioni. Quindi nel caso in cui questa persona abbia raggiunto la propria famiglia, per esempio, o comunque si sia spostato con i propri familiari, questa persona obiettivamente teme di essere scoperto dai suoi stessi familiari. Ecco perché, come vi dicevo prima in occasione del re di spade, questa persona sta temporeggiando per cercare il momento giusto e l'opportunità giusta, senza però rischiare di sbagliare. L'asso di coppe però può rappresentare anche la presenza di figli. Quindi questa è una persona che in questo momento potrebbe dedicarsi interamente ai propri figli, pur portando voi nel cuore, ragazze, ve l'ho già detto, questa è una persona che vi vuole sentire, ve lo dicevo con questo fante di denari, ma potrebbe essere una persona che in questo momento si sta dedicando molto ai suoi figli. Quindi l'asso di coppe rappresenta proprio il nucleo familiare. Non lei però, perché lei continua a non comparirmi come figura, Quindi in questo momento potrebbe dedicarsi ai suoi figli, nel caso in cui lui ce li abbia, o comunque alla sua famiglia allargata, quindi madre, padre, quindi genitori, fratelli, zii, cugini. Ok? Quindi comunque una persona che non è sicuramente da sola, e molto probabilmente non è un viaggio, uno spostamento che lui ha fatto in coppia da solo con lei, assolutamente. Qui c'è la presenza anche di qualcuno della sua parentela, o sua di lui o di lei o addirittura di entrambi, E vi ripeto, potrebbero aver raggiunto il luogo di nascita di uno dei due, perché l'asso di coppe rappresenta la casa natia. Ok? Vediamo a questo punto però qual è il filo rosso che vi lega a questa persona, il rapporto tra voi e lui. Qui abbiamo il 3 di bastoni, la carta dell'attesa. Allora, sicuramente o il vostro rapporto è in essere da tanto tempo, a livello proprio cronologico, a livello temporale, per cui obiettivamente voi state attendendo da tanto la risoluzione di questa situazione, oppure il vostro rapporto, pur essendo iniziato da relativamente poco tempo, è comunque un rapporto che è partito in maniera molto intensa e focosa, parliamo di bastoni, e che quindi in qualche modo vi sta comunque rendendo impazienti al fine da ottenere la risoluzione appunto di questa situazione così fortemente ambigua.
perché il 3 di bastoni ci parla proprio, vedete, di una scelta che in qualche modo non viene fatta e che quindi comporta anche dell'ansia. Vedete, qui abbiamo una donna che obiettivamente si trova tra questi due spasimanti e non riesce a scegliere, fa fatica a scegliere. Le carte di grado 3 generalmente rappresentano proprio dei triangoli, quindi un elemento in più, il terzo elemento in più che si inserisce all'interno di una coppia, all'interno della dualità di una coppia, delle carte appunto di grado 2. Di conseguenza questa è una situazione però a mio avviso che procede da diverso tempo, perché il 3 di bastoni rappresenta proprio delle tempistiche anche un po' lunghe che hanno comportato tanti sacrifici, ve l'ho detto con la regina di coppe. Questa persona riconosce in voi la capacità comunque di sacrificarvi per in qualche modo ottenere alla fine poi quello che è il vostro risultato, cioè avere definitivamente lui. Ma lui sta facendo veramente fatica a scegliere tra voi e la compagna, pur però effettivamente amandovi così tanto. Però è chiaro che questa è una persona che vi porta nel suo cuore, ma evidentemente ha una progettualità a lungo termine, ve l'ho detto anche con questo fante di denari. Questa è una persona che tende a procrastinare, a temporeggiare un po' troppo, perché è una persona, ve l'ho detto dall'inizio, anche un po' egoista, quindi vuole farlo, sicuramente sì, ma attendendo il tempo che a suo avviso è il migliore. Non in questo mazzo, ma in mazzi più tradizionali, il 3 di bastoni è generalmente rappresentato da una figura maschile o femminile, di solito femminile, che guarda verso un orizzonte e vede arrivare verso di sé delle navi. Le navi non sono ancora arrivate al porto, quindi la risoluzione non c'è ancora, però stanno arrivando. Quindi obiettivamente il vostro rapporto in realtà è quasi al giro di boa, ma non ancora. Cioè i tempi evidentemente non sono ancora maturi da un punto di vista pratico per quanto riguarda appunto ciò che pensa questa persona, affinché possa essere libera di prendere una decisione. La maturità interiore lui ovviamente ce l'ha, ve lo dicevo con la carta del sole. Lui è arrivato ad un momento per cui sa che ormai siete voi la donna che lui vuole, lui ha voi nel cuore, non dimentichiamoci questa posizione che è fondamentale. Però è chiaro che a livello pratico non si sente ancora questa persona di poter e dover rischiare, anche perché, vi ripeto, ha molta paura di questo re di spade. Quindi comunque purtroppo il vostro è un rapporto che è stato sempre molto sacrificato e molto rallentato nelle tempistiche. Qui parliamo di bastoni, quindi di desiderio fisico, quindi anche molto spesso i vostri incontri fisici sono stati castrati e forse anche castranti, perché magari non avete potuto in qualche modo vivere più tempo o comunque momenti più lunghi per potervi appunto dedicare effettivamente al soddisfacimento completo dei vostri desideri e dei vostri piaceri fisici. Vediamo il consiglio degli arcani, carta fondamentale. Allora, qui abbiamo il 2 di coppe. Allora, la carta del 2 di coppe è la carta dell'amore per eccellenza, quindi la carta di un sentimento che comunque prende sviluppo pieno. Il 2 di coppe rappresenta proprio comunque una coppia, il nascere di una coppia. In questo caso abbiamo appunto la carta del brindisi. Quindi in realtà, nonostante ci possano essere delle difficoltà comunque fra di voi, è chiaro che presto finalmente vi ritroverete. Quindi la coppia si ricongiungerà. Tornerete comunque al vostro clima di affinità, di complicità e di conseguenza vi ritroverete di nuovo accanto a questa persona. Gli arcani dunque vi consigliano di dare vita a questo rapporto, quindi di non rifiutare la possibilità di rivedere o risentire questa persona. Non rifiutate la possibilità, ovviamente ragazze, nel caso in cui voi lo vogliate, questo è il consiglio degli arcani, ok? Non rifiutate la possibilità di incontrare questa persona, di riabbracciarla, di riaverla a voi
e di godere appunto assieme a questa persona di momenti importanti anche fisici. Perché evidentemente tra voi e questa persona, e io ve lo dico già dall'inizio, questa è una stesa bellissima, delle carte di una grande importanza, ve l'ho detto dall'inizio con il sole, quindi qui partiamo già molto bene e difatti questa è una persona che prova per voi un sentimento talmente grande, talmente importante, che sarebbe veramente un peccato appunto sprecarlo. Sicuramente è un rapporto purtroppo di attese, di sacrifici, di temporeggiamento, ma è anche evidentemente un rapporto che vale la pena vivere, perché in questo caso partiamo con appunto la carta del sole. Quindi vi viene assolutamente consigliato in questo caso di brindare assieme a questa persona al suo ritorno e di ritornare alla vostra solita complicità e affinità, perché sicuramente tutto ciò che parte dal cuore avrà grande successo, perché la carta del 2 di coppe è una carta di coppia, quindi è comunque un consiglio che vi preannuncia anche una situazione futura molto molto positiva. Quindi nel caso in cui voi lo vogliate, questa è una storia da portare avanti perché vi porterà ad una situazione di coppia, quindi al raggiungimento di un desiderio d'amore. Anche se però, vi dicevo, che abbiamo questo 3 di bastoni. Vediamo a questo punto il futuro tra voi e questa persona, se questa persona vi contatterà, se questa persona vi cercherà. Qui abbiamo il 10 di denari. Allora, il 10 di denari rappresenta una situazione di completezza. Quindi sicuramente questa persona cercherà un contatto con voi. Il 10 di denari rappresenta proprio un rapporto che non si può scendere, ve lo dicevo già dall'inizio con la carta del sole. Guardate quest'uomo come sta stringendo i lacci di questo abito di questa donna. Quindi questa è una persona che in qualche modo vuole una relazione con voi, perché il 10 di denari rappresenta in questo mazzo la carta della trappola amorosa, quindi una persona che si sente legata a voi e che non ha nessuna intenzione di lasciarvi andare, anzi guardate come vi stringe a sé. Rappresenta un appuntamento a cui non si può mancare, un appuntamento che però riguarda il cuore. Quindi è una persona che ha intenzione di abbandonarsi all'amore senza pensare troppo ed è una persona che ha voglia di chiudere un ciclo, parliamo di un 10 di denari, per aprirne uno completamente nuovo. Il 10 di denari ci parla di una relazione stabile, quindi questa è sicuramente una persona che vuole con voi una relazione a tutti gli effetti, quindi è una persona che vuole assolutamente poter iniziare con voi una relazione di coppia ufficiale. Ovviamente ragazze, qual è l'unica accezione negativa di questo 10 di denari? Il fatto che comunque è una carta appunto di denari che ci parla di tempistiche chiaramente un po' lunghe rispetto a quelle che probabilmente voi vorreste, ma è una carta che però ci parla di relazione, quindi è una persona che vuole vivere un rapporto ufficiale ovviamente con voi, ma perché è una persona che non riesce a fare a meno di voi. È una persona che si sente legata a voi ed è una persona anche molto gelosa, ve lo dicevo anche con questo re di spade, una persona che in qualche modo non vuole perdervi e che in qualche modo potrebbe avere paura di perdervi. Quindi questa persona potrebbe tornare proprio per paura che voi possiate essere di qualcun altro. Potreste rincontrarvi e rivedervi addirittura, perché le carte di grado 10 rappresentano generalmente più che delle notizie anche un incontro vero e proprio, vedete, in un contesto casa. Quindi questa persona potrebbe venirvi a trovare o voi potreste andare a trovare lui, perché rappresenta proprio un contesto casa, un contesto familiare, un ambiente tradizionale. Cioè, per esempio, un luogo in cui voi vi siete sempre incontrati da quando avete iniziato questa storia.
Quindi è un ambiente che per voi è familiare. Quindi o rappresenta un focolare domestico, oppure proprio un ambiente comunque che per voi è familiare. Quindi in qualche modo voi andrete a vedere di nuovo questa persona. Qui c'è proprio una carta di incontro, anche se vi dicevo può essere sicuramente un incontro ritardato nelle tempistiche, proprio perché vi dicevo che è una carta di denari. Ma è una carta di denari che comunque ci parla di grandi soddisfazioni, perché vi dicevo che è una carta che rappresenta proprio il raggiungimento di un obiettivo, la fine di un momento della propria vita, che può essere stato fatto appunto di attese, di sofferenze, di sacrifici, per invece ottenere finalmente quello che questa persona ha sempre desiderato ottenere con voi. Perché questa persona non vuole assolutamente lasciarvi scappare. Qui c'è sicuramente un legame mentale molto forte, un legame sentimentale molto importante, ma anche obiettivamente un legame fisico molto importante. Qui parliamo di denari, come appunto questo fante di denari, quindi parliamo anche di un piacersi, di un feeling fisico molto importante fra di voi, ok? Quindi sicuramente è una carta di rinnovamento. È una carta di rinnovamento che, vi ripeto, si riferisce proprio alla casa, all'abitazione, al focolare domestico. Quindi sicuramente è una persona che vi vuole rivedere, incontrare, vi ripeto, o a casa vostra o voi a casa sua, oppure una persona che vi vuole incontrare in un ambiente che per voi è familiare, dove vi siete sempre visti e incontrati. Il 10 denari però potrebbe anche parlare di eredità, derivanti proprio dalla vendita di beni familiari. Per esempio, un appartamento che magari questa persona potrebbe aver ereditato da un familiare. Quindi questa è una persona che potrebbe in qualche modo vedersi arrivare del denaro, situazione che potrebbe in qualche modo accelerare la situazione con voi, perché potrebbe sentirsi per esempio con le spalle coperte. Quindi in qualche modo anche la sua condizione economica potrebbe andare a cambiare, ovviamente migliorando enormemente, per ovviamente accelerare anche una sua presa di posizione nei vostri confronti, perché il 10 denari può rappresentare anche un'eredità familiare o comunque un appoggio economico familiare molto importante, cioè dei grandi profitti, una fortuna improvvisa in arrivo che potrebbero in qualche modo sbloccare anche la vostra situazione. Qualcosa comunque connesso con la casa e con la famiglia. Potrebbe rappresentare però anche un cambiamento di residenza. Quindi questa persona potrebbe in futuro anche cambiare casa e comprare casa da un'altra parte. Ovviamente tutte informazioni che questa persona vi darà. Perché il 10 di denari può rappresentare anche proprio l'acquisto di immobili. Quindi potrebbe per esempio acquistare un appartamento per andare a vivere da solo, o comunque un appartamento che sia più vicino a voi addirittura. Quindi vi ripeto, qui ci sono dei cambiamenti, forse un po' lenti nel tempo perché parliamo di denari, ma comunque che rappresentano obiettivamente una grande fortuna, in particolar modo economica, che arriverà a questa persona e che gli permetterà in qualche modo di sbloccare anche la vostra situazione. Perché altrimenti non mi sarebbe comunque venuta questa carta, no? Quindi evidentemente questi movimenti economici così positivi e remunerativi di questa persona sono evidentemente inerenti anche al vostro rapporto. Quindi qui c'è del denaro in arrivo per questa persona, dei movimenti bancari molto proficui che in qualche modo porteranno questa persona ad avere una liquidità molto elevata e quindi a far sentire questa persona molto più spensierata, più tranquilla, più allegra, e addirittura anche l'acquisto
di probabili immobili. Quindi questa è una persona che sicuramente tornerà da voi, ma tornerà da voi cambiata e con un'intenzionalità molto diversa. Ecco perché il consiglio del 2 di coppe. Quindi cercate di approfondire le conversazioni con questa persona, cercate di ovviamente fare domande, ragazzi, in maniera discreta, chiaramente, non il terzo grado, però per cercare di capire che cosa sta cambiando nella vita di questa persona, perché io vi assicuro che in questa persona in futuro cambieranno molte cose, Le carte di grado 10 rappresentano la chiusura di un ciclo e l'apertura di un nuovo ciclo, quindi cercate di capire bene cosa stia modificando questa persona del suo aspetto familiare, del suo assetto familiare, perché qui ci sono dei grandi cambiamenti. Vi ripeto, potrebbero anche essere e riguardare l'acquisto di immobili, quindi di un nuovo appartamento, di una nuova casa, avvicinandosi di più a voi. E questa non è una persona che vi vuole far scappare via, assolutamente no. Guardate come quest'uomo tiene ben stretta questa donna. Quindi in realtà sicuramente vi vedrete, ma qui c'è proprio un incontro importante. Vi ripeto, in un ambiente familiare. Quindi in qualche modo, a mio avviso, questa persona veramente tornerà da voi con gran voglia, anche con gran desiderio. Vi chiederà molto probabilmente un appuntamento a cui voi sicuramente non vorrete e non potrete mancare, perché sicuramente il vostro cuore batterà troppo forte per questa persona, perché qui c'è un sentimento veramente molto importante. Il 10 di denari rappresenta proprio l'abbandonarsi all'amore, alle relazioni, una relazione che potrebbe diventare ufficiale. Quindi mi raccomando, approfondite le conversazioni e le comunicazioni con questa persona, perché ci sono dei cambiamenti in atto, qualcosa chiaramente di molto importante, di cui magari voi ora e ad oggi non sapete ancora molto, ma comunicazioni importanti che sicuramente faranno bene al vostro rapporto. Ok? Quindi stesa assolutamente meravigliosa, con un finale assolutamente benaugurale anche da un punto di vista strettamente economico. Vi ripeto, questa è una persona che per voi prova un grande sentimento, è una persona innamorata, ve lo dicevo con il sole, con la regina di coppe, ve lo dicevo con il 2 di coppe e con questo 10 di denari. Quindi questa è una persona che sicuramente ha tutta l'intenzionalità di tornare da voi, lo farà con grande sentimento, lo farà anche con grande consapevolezza e maturità, ve lo dicevo con la carta del sole, e anche da un punto di vista economico con una situazione decisamente migliorata. Quindi sicuramente questa è una persona che andando avanti vivrà delle situazioni anche economiche decisamente molto importanti. Questo in qualche modo andrà ad aiutare maggiormente il vostro rapporto, che ovviamente ne risentirà in maniera molto positiva. Di conseguenza, ragazze, qui ci sarà un incontro meraviglioso, cercate di vivervelo e soprattutto di approfondire le informazioni che potete in qualche modo carpire da questa persona in riferimento a dei cambiamenti che questa persona sta attuando e attuerà nella sua vita e nel suo futuro. Buona fortuna!